tutti, dopo un paio di mesi di assenza a causa di questa bellissima estate, questo bellissimo meteo che ci sta accompagnando, siamo ritornati in montagna e siamo ritornati in un bel posto ai piani di Artavaggio. Eccoci qua dove siamo stati a gennaio. Oggi l'itinerario è un pelo diverso, seguiteci per scoprire le nostre avventure. Dopo essere arrivati al Rifugio Nicola facciamo una piccola deviazione al Cazzaniga Merlini, che vi ho fatto vedere prima, che a gennaio era ancora chiuso. Facciamo una piccola deviazione e poi proseguiamo con la nostra gita. Dopo un momento di pausa con questo bellissimo spettacolo, là in fondo vediamo i piani di Artavaggio con il Cazzaniga Merlini. Riprendiamo la nostra camminata con Fede che ci vuole mandare un messaggio. Eccolo qua. Forse meglio che non dico niente. Certezza di morte. Sì, scarse probabilità di successo. Che cosa aspettiamo? Dopo circa un'oretta di tracce di sentiero dovremmo essere quasi giunti sulla cima. Far away from me, and where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far. Monte Cornetta, 2054 metri. I'm tired of being in love and being all alone when you're so far away from me. I'm tired of making out on the telephone 'cause you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. And I get so tired when I have to explain. And you're so far away from me. See, you've been in the sun and I've been in the rain. And you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far I just can't see. Dopo un po' di pausa e qualche tronata sulla cima, iniziamo la discesa sperando di trovare aggiornamenti il sentiero. E qui davanti a noi c'è questo stupendo panorama sulla cima di Piazza.
si intravedono i piani di Artavaggio laggiù. E niente, si prosegue. E quello è il dente della cornetta. Che dire, abbiamo fatto una bella pendenza, pensando che eravamo là dietro a questa colonna e siamo saliti da quella parte di lì. Direi tira abbastanza, dai. Ora che siamo ritornati sul sentiero e siamo ormai giunti quasi al rifugio, è l'ora di fare un attimo una breve recensione sulla cima della cornetta. Una cima molto bella, solitaria e senza troppa, non molto frequentata. Il sentiero è la nota dolente perché non è adatta ai neofiti, perché si arriva bene con il sentiero 101 fino a una malga e poi da lì iniziano le tracce di sentiero per un certo punto, qualche bollino e alla fine qualche ometto in pietra proprio prima della cima. Resta il fatto che però è una cima davvero davvero molto bella e davvero molto panoramica. E peccato c'era magari un po' di nuvolo attorno e non abbiamo visto proprio tutto bene bene, però ci accontentiamo, siamo molto soddisfatti. E dopo una piccola pausa al rifugio Nicola ci dirigiamo verso il monte Sodadura. Eccolo qua. Ed eccoci di nuovo sulla cima del Monte Sodadura, senza neve questa volta. In fondo si vede la cima della cornetta dove eravamo fino a poco fa e possiamo vedere lo Zuccone Campelli e tutto il panorama. E adesso proseguiamo la discesa da qua. Non passiamo più come l'altra volta che ritorniamo al Nicola, ma proviamo questa strada. Continuiamo a scendere con alle spalle il monte, il sentiero carino con un piccolo passaggino lì abbastanza divertente e qui i piani con il rifugio Nicola e là in fondo la stazione della funivia dove arriveremo tra poco. Eccoci quasi ritornati alla parte, diciamo, centrale dei piani, dove c'è l'albergo Sciatori e la funivia. Gli ultimi metri prima di ritornare.
Ed eccoci qui alla fine della nostra avventura. Anche oggi abbiamo aperto nuove vie e abbiamo soprattutto, la cosa più importante è che abbiamo scalato, sì, vabbè, siamo saliti su 2 cime, la cima del Sudadura e la cima del Monte Cornetta, come avete visto. È stato bello aprire nuove vie, esplorante. Come sempre, bellissimo. E niente, seguiteci, un saluto, alla prossima avventura.